Ciao a tutti, sono Maria e benvenuti in Italian Headway, un progetto che ho ideato per gli studenti stranieri di lingua italiana che intendono progredire e migliorare il proprio italiano attraverso l'ascolto. Troverete tutti i link utili e tutte le informazioni qui sotto, quindi potete darci un'occhiata. Inoltre ricordate di attivare i sottotitoli e nulla. Oggi vorrei parlarvi di un argomento un po' delicato. Come avrete capito dal titolo, si tratta del coronavirus. È un argomento che più o meno interessa tutto il mondo, ma che in particolare purtroppo ha colpito il mio paese. Vi racconterò un po' di quella che è stata la mia esperienza. Non sarà un video informativo, quindi non vi darò dati, non vi darò numeri, non è quello che mi interessa. Vorrei soltanto riportare quella che è stata la mia esperienza, perché è stata un'esperienza molto particolare. Ero all'estero, non ero in Italia quando il coronavirus è arrivato qui. Ero in Olanda e stavo ultimando i miei studi universitari lì. Um, diciamo che la situazione è stata molto particolare perché ero un'italiana all'estero con una conoscenza della lingua olandese comunque media e ero lì comunque da mesi, quindi non ero lì da anni, avevo comunque molti amici, ma era comunque una situazione molto difficile. Ho deciso di ritornare in Italia dopo che il coronavirus è arrivato anche in Olanda. In Olanda questo è arrivato in modo più tardivo, quindi a scoppio ritardato è arrivato anche lì e io non mi sentivo sicura, non mi sentivo tutelata e la scelta migliore era rivedere la mia famiglia e tornare qui. Altra cosa che voglio premettere è che non ho la minima intenzione di offendere l'Olanda o gli olandesi, sto soltanto riportando le cose che mi sono successe e quello che ho visto con i miei occhi, quindi io adoro l'Olanda, adoro gli olandesi, mi piace tantissimo la loro lingua, quindi l'ultimo dei miei intenti è di offendere. Tutto ciò che sentivo riguardo a questo virus e conoscevo a riguardo proveniva fondamentalmente dalla mia famiglia e dai miei amici. Non ascoltavo molto la TV italiana anche perché anche in Italia non mi piace ascoltare le notizie, i telegiornali. Ehm, tutto ciò che sapevo era da parte loro, mi raccontavano dell'alcol ovunque, della polizia, dei permessi per uscire, delle mascherine. E questa cosa per me era impensabile perché quando ero in Olanda ricordo di non aver mai visto, anche quando c'era il virus, né mascherine né guanti. L'unica precauzione che ho visto è che nei locali e nei supermercati si poteva pagare con la carta e soltanto con la carta di credito senza l'utilizzo di contanti. Quando è arrivato il virus in Olanda io non ho effettivamente mai sentito parlare direttamente del virus. Ecco, comunque gli esponenti politici olandesi non si erano ancora esposti, non avevano ancora parlato a riguardo e erano state solo chiuse le scuole, erano stati chiusi alcuni negozi, alcuni uffici, però erano comunque aperti i parchi e la gente era per strada senza mascherina, senza guanti, senza distanza di sicurezza e i bambini erano nel parco, fra l'altro accompagnati dalle mamme e quindi non andavano a scuola ma magari erano nel parco. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere, io ero praticamente terrorizzata, non sapevo cosa fare perché sentivo la mia famiglia, i miei amici che mi parlavano in modo così tremendo di questa pandemia e vedevo l'indifferenza totale lì, vedevo atteggiamenti quotidiani di vita normale come se la pandemia non esistesse. Non mi sono sentita tutelata in Olanda,
ero comunque un'italiana in un paese che non conoscevo perfettamente e di cui non conoscevo perfettamente anche la lingua, diciamo che è un livello di lingua olandese medio, quindi potevo comunicare, certo, ma conoscere la lingua, comunque essere dentro la società olandese era davvero lontano da quello in cui ero io. All'inizio i miei familiari erano contenti che io fossi in Italia perché appunto lì la pandemia non c'era e quindi io ero l'unica al sicuro, loro erano tutti qui e io non sapevo cosa fare, ero terrorizzata, avevo paura di tornare, avevo paura che nel tragitto avrei potuto prendere il virus, ero veramente terrorizzata e immobilizzata, ma la situazione diventava ogni giorno più grave. Ormai si erano esposti anche i politici olandesi e non ce la facevo più. Il giorno prima che chiudessero le frontiere ho deciso di prendere l'aereo e tornare a casa. Mi ci sono voluti 2 pullman, 3 treni e 2 aerei per ritornare qui e quando sono tornata qui dall'aereo ho visto la mia città dall'alto e questa cosa è stata particolarmente traumatica, penso che lo ricorderò per tutta la vita perché la mia città è molto caotica, molto trafficata e vederla in quelle condizioni spettrali, glaciali, era veramente terribile, non l'ho riconosciuta personalmente, sono onesta. Pensavo addirittura di aver sbagliato aereo o che so. Nonostante non ci fosse l'obbligo, io ho comunque deciso di passare 14 giorni di isolamento in modo da poter tutelare la mia famiglia e i miei amici. Non mi andava di metterli in pericolo, non perché dovessero vedermi, non per me, non mi andava di metterli in alcun pericolo. Loro dovevano stare bene, sicuri a casa come lo erano stati fino ad allora. E dopo questi 14 giorni in cui io praticamente pensavo soltanto voglio vederli, voglio avere la possibilità di rivederli, ho potuto riabbracciarli ed è stato un momento veramente speciale. Fortunatamente adesso la situazione è molto più alleggerita, siamo molto più liberi, addirittura usciamo di casa senza mascherina, soltanto negli ambienti chiusi abbiamo l'obbligo di indossarla, quando siamo estremamente vicini a qualcuno, ecco, è bene indossarla, lo facciamo. E abbiamo comunque una certa distanza fra di noi anche nei locali e onestamente non sono mai stata più felice di prendere un caffè, di fare un giro per la strada, di andare nel parco, di guardare dei negozi o di guardare soprattutto il mare che mi è mancato troppo. Beh, ecco, questa è stata la mia esperienza all'estero, ho avuto molte difficoltà soprattutto per trovare i voli e tornare qui in quelle condizioni e avere la possibilità comunque di non rivedere la mia famiglia perché non conoscevo le mie condizioni di salute, quindi veramente è stato orribile. Io spero comunque che questo video possa essere interessante sia come testimonianza, ma soprattutto per le vostre traduzioni e il vostro italiano. Una cosa che volevo aggiungere prima di finire è che vi lascio il link sotto in cui potete allenarvi a tradurre questo video nella vostra lingua. Potete contribuire ad aggiungere sottotitoli, quindi se vi va di fare questo esercizio con me sarò felice. Nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, un bacio!